Qualcuno fermi Amazon, qualcuno la smembri prima che sia troppo tardi. Questa provocazione non viene dall'ultimo arrivato, ma niente poco di meno di Elon Musk, che per quanto è un personaggio non nuovo a questo tipo di affermazioni sul suo account Twitter, sicuramente non è l'ultimo arrivato ed è sempre una voce interessante da ascoltare, oltre ad avere probabilmente grande fiducia nei propri avvocati. A far infuriare Elon è stata la mancata pubblicazione di un libro sulla gestione dell'emergenza Covid. Al di là della polemica riguardo al libro, che è stato poi pubblicato, l'argomento di Musk non viene di certo da Marte. Amazon, pensano molti, ha raggiunto la massa critica e le dimensioni di un monopolio, sia economico che culturale, ed il governo dovrebbe intervenire per smembrarla. Tutto questo avviene mentre le 5 megatech americane, nonostante la crisi e nonostante vengano da un periodo di iper espansione, stanno continuando a scaldare i mercati con performance straordinarie. Il rally delle ultime settimane è in gran parte dovuto alle performance straordinarie del settore tech e in particolare delle prime 5 aziende in questo comparto. Stiamo parlando, oltre ad Amazon, ovviamente di Apple, Microsoft, Alphabet, Google e Facebook. Dopo la super performance degli ultimi mesi, queste 5 aziende hanno raggiunto un livello di capitalizzazione che vale il 20% dell'intero S&P 500. Ragazzi, 5 aziende che valgono il 20% delle 500 aziende più grandi americane. Pazzie! Questi livelli di concentrazione non si erano mai visti e soltanto 5 anni fa le top 5 valevano solo l'11%. Per questo non ci si stupisce quando sempre più persone richiedono l'intervento pubblico per limitare lo strapotere delle big tech. In ogni caso, in questo video cercherò di esporvi l'argomento e di dirvi la mia sull'ascesa delle big tech, soffermandomi soprattutto da un punto di vista dell'implicazione sugli investimenti. E voglio precisare che il mio intento non è assolutamente polemico. Queste aziende hanno portato negli ultimi anni innovazioni straordinarie ed il fatto che io riesca a parlare ora con voi in questo video ne è la dimostrazione. Ma credo che questi temi siano di enorme interesse non solo da un punto di vista sociale e culturale, ma anche dal punto di vista finanziario. Ed i numeri parlano chiaro: le 5 sorelle del tech hanno costituito l'architrave che ha tenuto in piedi la borsa americana negli ultimi anni. E se avete degli investimenti, magari attraverso fondi, è assolutamente probabile che tra i vostri Siri, Moiga! E se avete degli investimenti, magari attraverso fondi, è assolutamente probabile che tra i vostri top holding ci siano partecipazioni in queste aziende. Capire quali saranno le prospettive, se riusciranno a mantenere questi ritmi di crescita e se esiste quello che in gergo tecnico si chiama rischio regolamentare. Il rischio legato all'intervento di nuove leggi che limitano la potenzialità di crescita di queste aziende. Questo è importantissimo per andare a capire l'andamento dei mercati sia nel breve termine che nel lungo termine. Ma partiamo dalla definizione del problema. Quando si parla di monopolio in un'economia di libero mercato, si intende la concentrazione di un prodotto o un servizio nelle mani di un solo produttore. Il godimento di un potere di mercato talmente forte da rendere impossibile l'operatività della concorrenza, attraverso per esempio il controllo dei prezzi o delle catene del valore. Le prime leggi antimonopolio, dette antitrust, risalgono al periodo a cavallo tra il 1800 e il 1900, quando il governo americano dovette intervenire per limitare il potere di aziende che avevano il controllo totale di alcuni settori strategici, come le ferrovie, l'acciaio e la distribuzione del petrolio. Molto interessante notare come tutti questi settori all'epoca erano relativamente nuovi, proprio come l'economia digitale oggi. Poi, negli anni, sono state impegnate delle legislazioni molto precise riguardo all'antitrust, e qui voglio offrire una prima precisazione nel caso Amazon. Essere l'azienda dominante in un settore non vuol dire automaticamente essere un monopolio, da un punto di vista della legge. Ovviamente se questa posizione non è stata raggiunta attraverso pratiche scorrette. E seppur capita che le megatech siano sottoposte a procedimenti antitrust in varie parti del mondo, a oggi non c'è un rischio sostanziale o esistenziale per il futuro di questi business sotto questo aspetto. Tuttavia questo potrebbe cambiare in futuro, soprattutto se continueremo a vedere questi livelli di crescita. Riprendiamo il caso di Amazon. L'azienda è il primo operatore nel campo del commercio al dettaglio a livello mondiale ed il secondo datore di lavoro negli Stati Uniti. Per quanto riguarda il commercio online, la quota di Amazon nel 2019 è stata del 44% secondo Bank of America. Questo vuol dire praticamente che $1 ogni 2 di soldi spesi online è stato speso su Amazon. E negli Stati Uniti circa 115 milioni di persone hanno un abbonamento Amazon Prime, più dell'85% delle famiglie americane. E non c'è da stupirsi che ormai l'abbonamento viene definito Amazon
tax. Insomma, che si tratti di un monopolio o no, sono veramente numeri da capogiro, che quantomeno dal punto di vista degli investimenti si traducono in dimensioni mastodontiche. Amazon è valutato più di 1300 miliardi di dollari e soltanto ad inizio anno erano 1000 miliardi di dollari. Ora siamo a dei livelli di scala che mai si erano visti nel passato e che riguardano tutte e 5 le sorelle del tech. Alcune persone si sono divertite a stilare la lista delle 10 aziende più grandi della storia, ovviamente riportando la capitalizzazione ai valori attuali, ed è sorprendente come tutte le 5 sorelle del tech sono all'interno di questa classifica. Ed erano in molti a scommettere che al primo capovolgimento del mercato le big tech sarebbero state le prime a pagare. In realtà è successo tutto il contrario, perché la crisi ha evidenziato ancora di più i vantaggi competitivi di questi colossi. In teoria, quando un'azienda raggiunge una certa scala è sempre più difficile trovare nuovi modi per continuare ad espandersi. I giganti del tech, al contrario, hanno dimostrato di poter utilizzare la propria posizione dominante per aumentare il vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza ed entrare con successo in nuovi business. Questo è supportato da una capacità operativa superiore e da riserve di liquidità profonde come l'oceano. La percezione degli investitori è che le grandi aziende tech non siano oggi affette dal rischio generale dell'economia, e questo le rende tuttora degli investimenti appetibili nonostante il prezzo stia volando come un razzo. Un po' come se fossero dei safe haven, dei porti sicuri. A mio modesto avviso, ciò che accomuna questi business è il fatto che non solo sono riusciti a dominare i settori dove operano, ma sono stati i facilitatori della rivoluzione che ha riguardato la nostra società negli ultimi 30 anni. Se ci pensate, quello che hanno veramente in comune queste aziende è il fatto che abbiano reso accessibile delle nuove tecnologie al pubblico, trasferendosi di fatto nella spina dorsale dell'economia moderna. Ha iniziato Microsoft con il personal computer, Apple con lo smartphone e poi Facebook con i social. E la recente crisi di mercato non ha fatto altro che aumentare il gap che già esiste, non solo tra aziende del settore tecnologico e il resto dell'economia, ma anche tra le big tech e le altre aziende del comparto IT. Di fatto le opportunità che un'azienda nata in un garage riesca un giorno a competere con questi giganti diventano sempre più ridotte, vista la mole di investimenti che essi possono mettere sul tavolo. Se competi con Facebook, Facebook ti compra. Per rendere l'idea, la valutazione di Facebook, la più piccola tra le 5 sorelle, è 2,5 volte quella di Intel, la sesta azienda in questo comparto. Fatte queste dovute precisazioni, se state pensando di puntare su queste aziende, dovete tenere presente che gli analisti scontano una crescita esorbitante, e se qualcosa dovesse succedere, ora andiamo a valutare alcuni indicatori fondamentali di base. E premetto che in questo contesto non sto fornendo un'analisi esaustiva e non sto dando nessun consiglio di investimento. I forward price earnings a 24 mesi, in altre parole, ci dicono quanti anni ci serviranno a ripagare l'investimento in un titolo attraverso gli utili generati. Questo indicatore è ovviamente piuttosto alto per tutte queste 5 aziende ed è anche andato ad aumentare considerevolmente negli ultimi mesi. Si va dai 21 anni per Facebook ai ben 50 anni per Amazon. Ma cosa ci suggerisce questo dato? Che nelle valutazioni degli analisti è incorporata l'aspettativa che queste aziende continueranno a far crescere in modo significativo il proprio giro d'affari, nonostante le dimensioni già mastodontiche. In questo modo il prezzo, che sembra elevatissimo, diventa più ragionevole se confrontato con i profitti che potrebbero generare in futuro. Questa narrativa suggerisce che i mercati sembrano non dare grande peso al rischio regolamentare di cui parlavamo all'inizio, con buona pace di Elon Musk. Ma se state investendo su queste azioni oggi, dovete capire che state investendo sulla loro capacità di continuare a registrare dei livelli di crescita sostenuti nel lungo termine, e qualsiasi fattore si andrà a contrapporre a quest'idea potrebbe dare grossi schiaffi ai prezzi. La lezione qui è che nessuno può prevedere con certezza il futuro. Quella che oggi può sembrare soltanto una provocazione su Twitter, domani potrebbe essere l'intero sentimento della popolazione. E quando si investe e si valutano i rischi, è importantissimo prestare molta attenzione anche ad aspetti che oggi non sembrano così rilevanti. Ragazzi, per registrare questi video io impazzisco sempre, quindi se vi è stato utile e vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi se non volete perdervi nessun altro mio video, e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!